Cosa vi propongo oggi, care amiche creative? Un'altra ideuzza. Andiamo a vedere. Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per un video breve, super facile, idea regalo natalizia. Non si tratta di bijou, ma si tratta di un prodotto che serve per il corpo, tra virgolette. In realtà andremo a realizzare insieme un burro di cacao, un balsamo per le labbra, ovviamente con prodotti naturali, super facile e veramente super utile. Io ho deciso di realizzarne qualcuno e di regalarlo come pensierino, come diciamo cadeau alle amiche creative che acquistano i miei bijou. Secondo me è un'idea molto carina che possono riporre in borsetta ed è soprattutto utile e non danneggia la natura e fa bene. Quindi meglio di così come pensierino direi che non ci può essere. Adesso vi mostro i miei barattolini e poi giro la camera e vi mostro come farli in modo super veloce. Questi, vedete, sono i barattolini, ci ho messo degli adesivi con la scritta grazie e come vedete sono veramente carinissimi come idea regalo super. Ovviamente ne era rimasto un po' e l'ho messo in uno stampino. La consistenza è veramente favolosa e si mette semplicemente con un dito, così andiamo a, questo è il mio ovviamente, andiamo a prendere un po' di burro di cacao e lo andiamo ad utilizzare. Utilissimo in queste giornate di freddo con prodotti bellissimi, poi vabbè con la fragranza chiamate e niente, giro la camera e vi mostro cosa fare. Ci servono pochissimi ingredienti e ovviamente pochissima attrezzatura, è super facile. Spero che vi piaccia come idea regalo di Natale, come idea regalo per amiche e clienti e messo insieme ad altri prodotti naturali, se realizzate per esempio come me delle saponette, all'interno di una pochette, saponetta, burro di cacao, deodorante o un unguento che potreste andare a realizzare, ma ovviamente non ne parliamo in questo video, ma casomai in un video futuro. Nel frattempo vi abbraccio e buona creatività e naturalità a tutte. Ciao! Se ovviamente non lo avete ancora fatto, mi raccomando ragazze, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere tutte le notifiche e se vi va sostenete, anzi no se vi va, dovete sostenere il mio canale. Periodo natalizio, andiamo di pretese. Quindi sostenetevi con un like. Ciao ragazze! Allora, andiamo a vedere subito cosa ci serve per realizzare il nostro burro di cacao, balsamo per le labbra o come insomma lo si voglia chiamare. La prima cosa ovviamente i contenitori dove andare a versare il nostro burro di cacao. Ovviamente se avete degli stick usati, dei vecchi insomma burro cacao potete riutilizzarli. Io ovviamente non ne ho e quindi utilizzerò questi piccoli barattolini e che andrò semplicemente a riempire. Li trovate dai cinesi, insomma li trovate un po' dovunque. Cosa ci servirà ovviamente come attrezzatura? Ci servirà una pentola che io ho qui di lato già sul fuoco. Ci servirà un barattolino di vetro dove andare a mettere i nostri prodotti e sciogliere a bagnomaria. Vi servirà un bilancino di precisione, ma se non lo avete potete procedere con un cucchiaino o con un contenitore dosatore, perché tanto il rapporto degli ingredienti sarà tutto quanto di 1 ad 1, cioè metteremo le stesse proporzioni. Vi servirà poi un cucchiaino, qualcosa per mescolare
all'interno del barattolino di vetro. Ovviamente ragazze, lavatelo e sterilizzatelo, sempre. Dopodiché ovviamente andiamo agli ingredienti. Ci servirà, io utilizzo della cera d'api, questa l'ho presa da Zen Store, non è un video in collaborazione, questi sono video di prodotti che realizzo per me e che poi condivido con voi perché secondo me come regalo di Natale è carinissimo. Quindi utilizzo cera d'api, utilizzo burro di cocco che è sempre fatto così in granellini, in questo modo, queste a scaglie, e poi utilizzo in questo caso un olio vegetale che è olio alle mandorle dolci, ma potreste usare dell'olio di riso, dell'olio di jojoba, c'è chi mette il cocco. Io prediligo insomma in questo caso l'olio di mandorle dolci, anche perché secondo me è più facile da reperire, poi non lo so. Quindi cera d'api, burro di cacao e olio di mandorle dolci, e poi un olio essenziale tra quelli che ovviamente preferite. Comincio a accendere il pentolino. Io vi consiglio di metterne poche gocce, io non prediligo le profumazioni molto forti, anche perché se va sulle labbra potrebbe a qualcuno dare fastidio. Quindi io utilizzerò, penso, l'ylang ylang perché mi piace, ma potete usare anche camomilla, lavanda. L'olio essenziale di camomilla è un po' più caro, lavanda forse è più abbordabile. Poi ragazze, è vero che la spesa iniziale forse è non è bassissima, cioè perché comprare questi prodotti non costa 3 euro, ecco, comprare la cera d'api, il burro di cocco e l'olio alle mandorle dolci. Però una volta che avete comprato questi prodotti, una volta farete all'infinito i burri per il corpo, per degli unguenti, potete fare, si utilizzano anche nei deodoranti, quindi questi in realtà sono ingredienti base per realizzare tante altre cose. Quindi se dovete fare un acquisto di cose naturali bio, prendete questi che di sicuro vi torneranno utili. Ok, veniamo subito al dunque. Vi servirà, quindi io utilizzo il bilancino, ma come vi ho già detto potete procedere direttamente per cucchiai. Vado a riporre ovviamente il mio barattolino, l'acqua si sta riscaldando, metto la tara e comincio col dosare 5 grammi di cera d'api. Ok, va benissimo, se ne cade un pochino in più non importa. Quindi 5 grammi di cera d'api, riazzero e vado a mettere 5 grammi di burro di cacao. Come vedete è poco più di un cucchiaino. Ok? Vabbè, metto qualche grammo in più perché l'avevo messo anche dell'altro, ed ora riazzero e vado a mettere l'olio alle mandorle dolci. Vedete che la quantità è piccina, vi dovrebbe bastare per i 3 barattoli che vi ho mostrato poc'anzi. Allora vado e verso, come vedete i cucchiaini di olio sono quantitativamente di più. Vediamo, vado a filo. Ok, ne metto proprio un altro poco poco, staremo qui all'infinito. Ok, 5 grammi anche di olio alle mandorle dolci. Adesso sposto tutto sul fuoco a bagnomaria e attendiate insomma che si solidifichi tutto. Sposto, no, solidifichi, aspettate che si sciolga tutto. Nel frattempo mi preparo i miei prodottini. Semplicemente il procedimento ovviamente è questo, e dobbiamo semplicemente aspettare che la cera d'api e il burro di cacao si sciolgano semplicemente. Tolgo il cucchiaino.
io spengo anche il fuoco perché ovviamente non voglio che l'acqua cominci a bollire e mi faccia insomma rovesciare il mio barattolino di vetro, quindi procedete con un po' di pazienza affinché si sciolga il tutto. Attente a non scottarvi perché il barattolo potrebbe essere bollente. Occhio e croce ragazze, ci vuole un minuto e questo ovviamente vedete è ciò che verrà fuori. Fate raffreddare 2 secondi, dopodiché andate a prendere il vostro olio essenziale. È rimasto qui un po' di cera, non me ne ero accorta, la faccio sciogliere. Vado a mettere il mio olio, come vi ho già detto, essenziale. Io ne metto pochissime gocce, ne metto 1, 2, 3. Ylang Ylang è un olio essenziale rilassante, a me piace moltissimo, si sente già il profumo. Dopodiché ho preparato anche uno stampino perché se non dovesse entrare nei contenitori ovviamente non si getta nulla, sono prodotti preziosi e quindi vado adesso a versare nei miei barattolini. Come vedete, già mentre sto versando si solidifica, quindi il terzo barattolino non sono riuscita a riempirlo. Adesso io ne vado a fare qualche altro grammo e completo insomma tutto il mio, vedete? Quindi questi adesso si andranno a raffreddare, quindi diciamo che in 2 barattolini li fareste colmi con le dosi che vi ho dato. Io adesso ne preparo un altro po' e poi ci vediamo a fine video. Vedete che da giallo poi diventa più chiaro man mano che si solidifica. Ovviamente tutto quello che resta nel nostro barattolino, ragazze, è una coccola, vi assicuro, anche per le mani, ovviamente, per i gomiti screpolati, insomma, specialmente in questi periodi dove fa un gran freddo, è veramente bellissimo, è una coccola. Ovviamente quando prelevate dal barattolino sarà ovviamente più solido, ora sta solidificando, ve lo mostro, io nel frattempo vado a sistemare un poco il mio piano e tolgo queste cose di mezzo. Sarebbe anche a mio avviso un'idea carina, se vendete bijou, poter realizzare un po' di questi insomma burro cacao e regalarli alle vostre clienti come ovviamente regalo di Natale. Sarebbe un'idea veramente carinissima a mio avviso. Quindi io procedo, perché questi sono dei regalini che io andrò a fare, quindi io procedo e vado a utilizzare questi fantastici adesivi. Questi li ho avuti dalla collaborazione, ecco, questi sono per la collaborazione della Baby Craft. Quindi come vedete tutto torna sempre utile. Guardate come sono carini. Purtroppo al momento in casa avevo solo questi 3 barattolini nuovi, integri, insomma, per poter regalare e la consistenza è veramente stupenda e sulle labbra veramente sono favolosi. L'olio alle mandorle dolci, la cera d'api e il burro di cacao sono secondo me 3 ingredienti favolosi. Ed eccoli completamente solidificati. E mi raccomando, ci vediamo domani per una nuova unboxing. Si tratta
Si tratterà di Panda Hall. Curiose? Ci vediamo domani. Lo so che sono un poco altalenante, ma la vita è fatta di questo, di alti, di bassi, di cambi di direzione, di nuove idee, di nuove sperimentazioni. Questa sono io. Ahimè.